Ciao ragazzi! Nell'arco della storia ci sono state moto che si sono contraddistinte chi per design, chi per motore, chi per ciclistica, ma 10 di queste hanno lasciato il segno. Sono diventati dei veri miti, delle icone. Molti non sono attratti dalle moto d'epoca, ma quando erano nate, queste moto erano all'avanguardia, erano rivoluzionarie. Quindi guardiamole con un occhio diverso, non confrontiamole con le moto d'oggi. Cerchiamo di vedere in cosa erano speciali. Quelle che vedremo ora non hanno un ordine di importanza, non è una classifica. Anzi, sicuramente alcuni di voi non saranno nemmeno d'accordo con quello che sto per dire. Piuttosto scrivetemi la vostra opinione nei commenti. Con questo video voglio semplicemente ricordare alcune moto che sono considerate da molti epiche e che hanno regalato molto ai motociclisti. Cominciamo quindi con la più vecchia e ricordiamo la Honda Cab. La Cab nasce come La Cab nasce come motore ausiliario da montare sulle bici. Era un motore cinquantino, due tempi, che non aveva molta potenza, ma l'idea piacque davvero, nonostante non fosse un'idea originale. E sì, perché il motore Cab fu presentato nel 58, mentre in Italia Ducati produceva il suo cucciolo già dal 45. Stiamo parlando di 13 anni prima. La differenza sta nel successo che ha avuto. In Giappone nel giro di pochi anni ne vendettero tantissimi e riuscirono a portarli anche all'estero, in Europa e in America. Pensate, attualmente è ancora in produzione e ora si chiama Super Cab. Nel 2018, per i 60 anni del modello, è stato prodotto il 100 milionesimo esemplare e questo lo rende il veicolo a motore più prodotto nella storia. Restiamo in Giappone e passiamo alla Yamaha DT1. Fino agli anni 60 le moto venivano usate sia su strada che su fuoristrada, venivano montati manubri più larghi, protezioni, ma i bicilindrici e i 4 cilindri di quel tempo non erano adatti per il fuoristrada. Quindi Yamaha portò una vera rivoluzione per l'off-road, quando nel 68 montò ruote tassellate, un motore monocilindrico su un telaio appositamente studiato per il genere. Possiamo immaginare il successo che ha avuto. Tutti quelli che avevano necessità o voglia di viaggiare lontano dall'asfalto ora avevano la moto giusta che glielo permetteva. In Europa e soprattutto in America ebbe un successo enorme. Questa moto ha insegnato a tutti che il monocilindrico è il motore ideale per il fuoristrada. Più o meno in quel periodo nasce la Honda CB 750 4. In quegli anni le moto che circolavano per strada erano per lo più bicilindriche e alcune anche a due tempi, ma tutte con distribuzione ad aste e bilancieri. La CB portò una vera rivoluzione perché montava un motore 4 cilindri in linea a 4 tempi, a 5 rapporti, con avviamento elettrico e un freno a disco sull'anteriore da 290 mm. Sembra quasi di parlare di una moto moderna. Ma la specialità di questa moto era l'affidabilità e la distribuzione a valvole in testa, cosa che fino a quel momento era presente solo sulle moto da competizione. Proprio per questo motivo è considerata da molti una pietra miliare nel settore delle moto di serie. Non fu certo la prima a montare un 4 in linea, ma si ritiene che le moderne 4 cilindri derivino da questo modello. Quelli erano gli anni in cui andavano molto i motori italiani per la potenza e le maximoto, soprattutto in America, per la comodità che offrivano. Quindi Kawasaki decise di creare la Z900 e nacque proprio per unire i due mondi. Creò una maxi bike con un motore esagerato. Montarono un 900 con distribuzione a doppio albero a camme in testa da 95 cavalli, tantissimi per l'epoca, e la moto era in grado di superare abbondantemente i 200 km/h. Addirittura il motore era sovralimentato rispetto al telaio e questo gli diede la nomina di bara volante. Ma questa cattiva nomina, invece di diventare una cattiva pubblicità, fece crescere il fascino di questa moto. Chi era in sella alla Z900 diventava un bad boy. Il fatto che sia stata una moto di successo lo dimostra che è ancora in produzione. È vero che la moderna non è più una bara volante, ma ancora adesso chi la guida si sente un bad boy. Sempre in tema di maxi bike degli anni 70 entra in gioco la Honda Goldwing. Le maxi che circolavano per la strada erano imponenti,
ma non proprio adatte per i lunghi spostamenti. In Honda invece decisero di creare una moto che fosse confortevole nei lunghi viaggi. Inizialmente pensarono di utilizzare un motore 6 cilindri 1500, ma poi optarono invece per un 4 cilindri boxer 1000 di cilindrata. Quando iniziarono a creare il modello con una seduta un po' più comoda e le borse laterali, in America arrivò il grande successo, perché era la moto ideale per le loro autostrade. E molte arrivarono anche in Europa, nonostante sia una moto poco agile. Con gli anni si vide crescere la cilindrata, arrivò il 1200, poi il 1500 e addirittura il 1008. Con questa moto Honda creò un nuovo genere, le Grand Tour. In Europa, negli anni 80, la BMW ebbe un'intuizione che si rivelò di successo e vide la luce la R80 GS. L'idea era quella di creare una moto che viaggiasse comodamente su asfalto, ma che fosse in grado anche di affrontare altri terreni. Montarono quindi una ruota anteriore da 21 pollici con un alto parafango, una sella comoda, un motore boxer e la trasmissione a cardano. Questi gli elementi che ne fecero un successo, soprattutto dopo le vittorie di quella che all'epoca si chiamava la Parigi-Dakar. Che questo modello abbia avuto davvero successo lo dimostra il fatto che da anni ormai le GS sono le moto più vendute sia in Europa che in America. Se invece parliamo delle moto sportive di quel periodo, la prima vera replica moderna derivata dalle corse per uso stradale è sicuramente la Suzuki GS XR 750. Le soluzioni adottate da questo modello erano esclusive delle moto da competizione. Aveva già il telaio in alluminio, ruote da 18 pollici, doppio freno a disco con pinze a 4 pistoncini, motore 4 in linea raffreddato ad olio che poi divenne raffreddato ad acqua e sella separata tra passeggero e pilota. Tutte soluzioni all'avanguardia, che indussero poi anche le altre case a fare lo stesso. Ed è da quel momento, grazie a questo modello, che le strade si riempirono di moto replica derivate dalla gara. Tra le tante 4 cilindri ad alte prestazioni spiccano alcune bicilindriche italiane. Una però in particolare è considerata da molti la madre delle moto sportive moderne, la Ducati 916. Nel mondo delle competizioni, Ducati con le sue bicilindriche era in grado di imporsi contro le 4 cilindri giapponesi e già con i modelli 851 e 888 dimostrò la validità delle sue moto. La loro forza stava nell'elevata coppia che il motore sviluppava già a bassi regimi e nell'agilità della moto, soprattutto nell'inserimento in curva e nei cambi di direzione. Ma con la 916 Ducati fece un enorme passo avanti dal punto di vista stilistico e dettò le regole per le successive generazioni. Secondo alcuni si tratta ancora di una delle più belle moto mai prodotte. Negli anni 90, per riuscire ad essere maggiormente competitiva, Honda creò la CBR Fireblade. Fino a quel momento le super sportive a 4 cilindri erano 750 di cilindrata. I motori più grandi erano non adatte alle moto ad alte prestazioni, infatti erano motori sì potenti ma molto pesanti. Il successo di Honda è dovuto al fatto che sono riusciti a montare un motore più grande delle concorrenti, un 900, e quindi con più cavalli, pur mantenendo misure e peso quasi invariati. Questo fu un vantaggio enorme e divenne presto il riferimento del settore. Fu la moto più desiderata da chiunque volesse andare forte anche in pista e sentirsi un pilota. È grazie a questo modello che le super sportive videro crescere le loro cilindrate e arrivare poi ai 1000 di oggi. Proprio col crescere delle cilindrate e delle potenze ci fu una piccola battaglia tra le case nel raggiungere la velocità più elevata. In poco tempo le moto superarono i 300 km/h, una velocità estrema e pericolosa per la strada. Ecco perché si imposero di comune accordo di limitare le moto a 300 all'ora. Ma la ricerca della velocità di punta maggiore non si fermò ed è per questo motivo che la Suzuki creò la GSX 1003 Hayabusa. Con un motore enorme e dotato di molti cavalli e un allungo infinito, con un peso elevato ed un aspetto, ammettiamolo, un po' goffo, utile però a proteggere il pilota alle altissime velocità, ed un passo lungo che le dà stabilità a discapito dell'agilità. Non è certo una moto per la pista. Il suo habitat naturale sono i rettilinei. Mettetela sulla pista di un aeroporto o su un lago salato e tirerà fuori tutto il suo potenziale.
Quando venne messa in produzione nel 1999 era già estrema sotto questo aspetto, ma alcuni la esasperarono montando una turbina e portandola oltre i 400 km/h. Divenne quindi la moto di riferimento per chiunque amasse questo tipo di gare. Queste sono 10 moto che hanno lasciato il segno, secondo molti delle vere e proprie icone. Ma ce n'è ancora una che ha letteralmente scritto la storia. Ha frizione e marce, ma alcuni non la considerano una moto. Ha lo scudo anteriore e il motore a sbalzo, ma gli appassionati non si azzarderebbero mai a chiamarlo scooter. In pratica è una categoria a sé. Stiamo parlando della Vespa Piaggio. Nacque nell'immediato dopoguerra. La gente aveva voglia di ricostruire e aveva bisogno di un mezzo piccolo, comodo e affidabile. La Vespa dava tutto questo, una nuova sensazione di libertà. Ma aveva anche delle innovazioni tecniche importanti, come ad esempio il cambio al manubrio, un motore di derivazione aeronautica molto affidabile e montato a sbalzo vicino alla ruota, la sospensione anteriore monobraccio come i carrelli degli aerei e una sella comoda anche per due. Tutto questo la portarono a diventare simbolo di rinascita e icona intramontabile per gli amanti delle due ruote. Cosa ne pensi? Sei d'accordo nell'includere queste moto o pensi che dovremmo aggiungerne delle altre? Scrivimelo nei commenti e dimmi secondo te quale altra moto bisogna aggiungere e perché. Magari in futuro potrei fare un altro video includendo la moto che mi hai suggerito tu. Ora però, siete curiosi di sapere se siete tra i vincitori dell'Instagame? Questa volta vi ho chiesto quale casa motociclistica per prima ha prodotto in serie la moto turbo. La prima moto turbo costruita in serie su larga scala è stata la Honda CX500 nel 1980. Montava un motore a V turbocompresso da 82 cavalli a 8000 giri. Quindi la risposta corretta era la A. Ecco l'elenco dei profili Instagram dei vincitori. Fammi sapere se sei nell'elenco, scrivimelo nei commenti. Ora però voglio proporti un piccolo sondaggio. Sono curioso di vedere chi guarda i miei video fino in fondo. Perciò nel tuo commento scrivi l'hashtag FIF, che sta proprio per fino in fondo. Ora non so se li sentite, ma sono arrivati dei ragazzi che stanno girando in moto, perciò con questo suono di sottofondo ne approfitto per salutarvi. Ci vediamo quindi sulla mia pagina Instagram perché ogni giorno carico dei contenuti nuovi e venerdì prossimo a mezzogiorno per il prossimo video, quindi ci vediamo su strada.